Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo come riciclare tutti questi micro scampoli di filati di ogni tipo. Infatti ho davanti a me sia della lana che della fettuccia, ci sarà anche del cordino, un po' di acrilico vario, eccetera eccetera. Quindi recuperate tutti gli scampoletti e le codine finali dei vostri lavori e tornate qua. Intanto vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Per realizzare questo progetto mi sono munita per l'appunto di tutti gli scampoli che possedevo, anche in pochissima quantità. Un ago da lana, uncinetto numero 3,5 e una coppia di bottoncine. Marcapunti, forbici e siamo pronti per iniziare. Oggi impiegheremo tutti i nostri scampoli per realizzare un borsellino, un portafoglio, un portacarte, chiamatelo come volete. Ovviamente possiamo realizzare questo accessorio in ogni dimensione che vogliamo, quindi ce ne serve uno piccolino, lo faremo piccolino, ci serve un pochettino più ampio, andremo semplicemente ad ampliare. Sono qua per farvi vedere come l'ho realizzato io, in modo da darvi qualche spunto per poter andare a realizzare qualcosa di più nelle vostre corde. Ed eccolo qua. Questo è il pattern, ovvero lo schema, quello che dobbiamo trovarci davanti prima di iniziare a cucire. Ve lo spiego molto brevemente. Intanto maglia bassa, non temete se vedete questi dislivelli perché naturalmente i cordini e i filati non sono del tutto compatibili, ma con la cucitura, tirando leggermente la lavorazione, non si vedrà assolutamente nulla, ve lo posso assicurare. Io ho concatenato i filati completamente a caso, devo dire la verità, proprio per vedere che cosa sarebbe uscito fuori. Quali sono le regole da seguire? Le regole da seguire sono quelle di avere una lunghezza che sia divisibile per 3, sia in termini di punti che in termini di centimetri. Io l'ho realizzata di 60 centimetri, in modo da avere, dividendo per 3 sezioni da 20 centimetri, perché poi questa parte lunga noi la andremo a piegare in questo modo, così da ottenere 2 tasche. È molto più semplice visto così, giusto? Una volta terminata la realizzazione a punto basso, quindi tutto questo pannello a punto basso, iniziamo dividendo per 3, quindi ho 60 diviso 3, 20 centimetri, a realizzare la patellina 20 centimetri. Primo giro maglia in costa, vedete che c'è un piccolo spessore che ci consentirà di andare ad abbracciare poi la nostra piccola pochette. Nel primo giro soltanto, quindi maglia bassa in costa, e poi punti bassi fino a raggiungere l'altezza che desideriamo. Come la possiamo trovare questa altezza? Semplicemente facendo delle prove di assemblaggio. Quindi in questo caso io vado a chiudere il lato, chiudo il secondo, in questo modo, e vado a chiudere la mia patella. Mi sono fermata qui perché ho trovato che fosse l'altezza perfetta. Vedete come cambia poi? E qui poi andremo ad applicare il nostro bottone. Quindi filo uncinetto, facciamo un cappiettino iniziale, questo proprio per le principianti, e iniziamo con un tot di catenelle, quindi non c'è multiplo. Andiamo a scegliere noi la lunghezza che desideriamo. Io volevo proprio un portacarte che fosse una ventina di centimetri, ma possiamo anche realizzare un piccolo borsellino con 2 tasche, un portamonete, semplicemente realizzando 15 punti bassi per 3 e poi andando a piegare in questo modo. Il tutorial infatti oggi serve a spiegarvi la meccanica di questo articolo, poi lo possiamo veramente stravolgere come desideriamo. Quindi qualche punto, e raggiunta la dimensione che desideriamo, torniamo semplicemente indietro, non dalla prima catenella ma dalla seconda, quindi ci inseriamo nel secondo occhiellino e con il nostro punto basso continuiamo la riga di ritorno in questo modo. Terminata la nostra prima riga, realizziamo una catenella
e voltiamo il lavoro, oppure come faccio io, volto il lavoro senza eseguire catenelle, entro subito nel punto sottostante e continuo le mie maglie basse. E questo è il procedimento che dobbiamo adottare. Quando finisce un capo, colleghiamo il secondo capo e vi faccio vedere come. Fingiamo che sia finito il mio filo, entro nel punto, lo prendo, quindi ho 2 asoline sull'uncinetto, prendo il secondo colore, lo inserisco nell'uncinetto aggiungendolo, tiro e mi trovo automaticamente il nuovo colore sull'uncinetto da lavorare. Mi prendo le mie codine, le trascino e le incorporo al lavoro, in questo modo, e vado con le mie maglie basse. Arrivati a questo punto, quindi, cominciamo con le nostre pieghe. Pieghiamo bene, tiriamo un pochino perché, ripeto, vedrete che ci saranno delle piccole imprecisioni, dato che i cordini, io ho utilizzato di tutto e di più. C'è il Tornado, c'è lo Swan Black, c'è il Thai Lurex, c'è la Fettuccia King, questo qui è il Police, un altro Swan thailandese ed altri cordini, quindi davvero di tutto e di più. Stabilita la forma del nostro portacarte, chiudiamo e cominciamo ad incorporare la chiusura, che io ho stabilito essere semplicemente un bottoncino. Quindi la vado a collocare al centro. Per trovare il centro, come sempre, misura della lunghezza meno misura della chiusura. Facciamo la metà del numero ottenuto e otteniamo il numero di centimetri dall'estremo margine all'inizio della chiusura e dalla fine della chiusura all'estremo margine. Procediamo adesso con un ago da lana e il filato di lavorazione ad incorporare il nostro bottone. Fatto questo, incorporiamo il nostro bottone, chiudiamo bene e troviamo in questo modo il punto dove inserire la parte superiore del bottone. In questo caso però cerchiamo di non far vedere il filato qualora fosse diverso da quello che stiamo utilizzando, quindi prendiamo proprio delle asoline dei punti, non entriamo in tutto il punto, in questo modo, così dall'altra parte non si vede nulla. E continuiamo la nostra cucitura. E adesso veniamo all'assemblaggio vero e proprio. Io ho stabilito di farlo con il filo trasparente perché non voglio rischiare che si vedano troppo i punti, ma ovviamente voi potrete scegliere il filato che desiderate andando ad implementare ancora di più della varietà ai vostri colori. Io prendo il mio filo, ne taglio un lungo scampolo perché vorrei creare una cucitura unica senza fare nodi che non servono. Parto dall'estremità, una volta stabilita bene la misura che voglio, potete anche fermare il lavoro con delle pinze per sicurezza, e inizio. Cerco sempre di celare quanto più possibile i nodi del filato, anche in questo caso di questo filo di nylon. Lascio una codina che mi può servire naturalmente per poi andare a fare dei nodi e assicurare che non fugga la cucitura, e comincio piano piano. Cerchiamo di prendere tutto quanto il lavoro. Quando andremo da quest'altra parte prendiamo 1, 2 e 3. Procediamo a cucire tutto intorno, parte laterale, parte posteriore e laterale. Mi raccomando, prendete tutti quanti i pannelli. E allora eccoci qua. Tutto cucito, tutto invisibile col mio filo di nylon. Mi sono presa una licenza ed ho semplicemente piegato, ho fatto 2 orecchie agli angoli e li ho fermati con un pezzettino di filo sempre di nylon che non si vede. Mi sembrava carino avere una chiusura un po' diversa dal solito, tipo bustina ma non troppo squadrata. Che cosa ne pensate? Trovo che sia sicuramente utilissimo, tra l'altro ha anche 2 tasche, vedete, cucendo perfettamente abbiamo 2 scompartimenti, quindi possiamo utilizzarlo davvero per tantissime cose. Il consiglio che io vi do, man mano che lavorate, che vi lasciate questi pezzettini di filato, vedete, sono veramente proprio pochissimi metri a gomitolo, concatenateli.
fate delle giunture semplicemente con dei nodini e poi create un gomitolo. Se avete anche la parte di cartone di una rocca, sarebbe interessante costruire proprio una rocca multicolor e una volta ogni tanto vedete che escono fuori dei progettini niente male. Io davvero che ho utilizzato sia cordini che filati per abbigliamento e non trovo che ci sia nulla di così sconvolgente per l'occhio, quindi assolutamente è un modo intelligente per non buttare ciò che abbiamo pagato, perché nessuno ci regala niente, ricordiamocelo, e per appunto creare qualcosa di sempre utile, specialmente in questo periodo che è tempo di regali. Fatemi sapere che cosa ne pensate. La misura finale della mia pochettina è 20x11. Iscrivetevi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e seguitemi su tutti i miei social, vi lascio i link in descrizione. Io vi aspetto al prossimo tutorial.